Ciao a tutti e bentornati, io sono Alessia e questo è il mio canale. Ogni settimana andremo ad analizzare tutti quei casi che a me hanno particolarmente colpito, lasciato un segno. Si parlerà di paranormale, casi di cronaca nera o comunque tutti quei casi che sono avvolti nel mistero. Oggi parleremo di un caso un po' particolare. Parleremo di Jeffrey Dahmer, conosciuto anche come il mostro di Milwaukee o il cannibale di Milwaukee. Quindi se siete un po' sensibili a certi argomenti, vi consiglio di non guardare questo video. Jeffrey Dahmer nasce nel Milwaukee il 21 maggio del 1960. È il primogenito di Lionel Herbert Dahmer e Joyce Flint. In questi anni Dahmer con la sua famiglia si era trasferito dal Wisconsin in Ohio e lui ricorderà in seguito una certa instabilità familiare e anche parecchie liti dei genitori che anche quelle potrebbero aver influito in questo suo carattere un po' particolare. Nel 1967 la mamma di Dahmer dà alla luce un bambino e permette a Jeffrey di scegliere il nome per il suo fratellino, che lui chiamerà David. Nel 1968 Dahmer comincia ad ossessionarsi e a collezionare resti di animali morti, che lui stesso poi prenderà e seppellirà nel bosco dietro casa sua. 2 anni dopo pone al padre una domanda particolare. Gli chiede cosa fosse successo se avesse immerso delle ossa di pollo all'interno della candeggina. Suo padre, molto orgoglioso di questa domanda, che lui ritiene una curiosità scientifica particolare a quell'età, perché parliamo di 10 anni circa di questo ragazzino, gli spiega come fare a sbiancare e a conservare i resti degli animali, degli scheletri degli animali. Questa orribile fissazione lo porterà nel 1975 a decapitare un povero cagnolino che era stato investito da un'auto, lo inchioderà su un albero e impalerà la testa di questo cane su un bastone sempre nel bosco dietro casa sua. Angosciante questa cosa quando l'ho letta. A 16 anni comincia a fare un abuso di alcol, tanto da portarlo a nascondere le bottiglie di alcol all'interno della sua giacca e portarle in classe. In questo modo aveva la possibilità di poter bere sempre, anche durante le lezioni. Per i professori, Dahmer era un ragazzo molto intelligente, educato, ma parecchio silenzioso. Durante l'adolescenza comincia a prendere atto della sua omosessualità, ma non lo dirà ai suoi genitori per paura di non essere accettato. Nel 1977 arriva il divorzio dei suoi genitori. Qui Dahmer è quasi maggiorenne e a questo punto decide di tornare a vivere nella vecchia casa di famiglia. Arriva il giorno del diploma della scuola superiore, è il 1978. Poco tempo dopo Dahmer commetterà il suo primo omicidio e la sua prima vittima sarà un ragazzo di 19 anni di nome Steve X. L'unica colpa di Steve è stata quella di chiedere il passaggio alla persona sbagliata. Dahmer lo farà salire sulla sua auto e dopodiché lo inviterà a casa sua a bere qualcosa insieme e ad ascoltare un po' di musica. Ma nel momento in cui Steve vuole andare a casa, Dahmer, preso dalla rabbia, lo colpisce alla testa con l'asta di un manubrio di circa 4,5 kg e lo ucciderà soffocandolo. E qui, amici, arriva una parte veramente disgustosa.
Dahmer metterà in atto la sua prima orribile fantasia, perché dopo aver soffocato il povero Steve, gli toglierà i vestiti, si metterà a cavalcioni sopra di lui e comincerà a masturbarsi. E non è finita qui, perché adesso arriva un momento veramente terribile, quindi per chi è debole di stomaco consiglio di andare un po' avanti nel video. Il cadavere di Steve verrà smembrato, letteralmente smembrato. Alcuni pezzi verranno sciolti nell'acido e alcuni buttati nel WC. Le ossa verranno frantumate con una mazza da baseball. Poi raccoglierà tutto in sacchi per l'immondizia e seppellirà tutto quanto quello che è rimasto nel bosco dietro casa sua. Dopo l'omicidio di Steve, Dahmer si iscriverà all'università, ma abbandonerà dopo soli 3 mesi per scarsa frequenza e il suo problema con l'alcolismo. Nel 1978 si arruola anche nell'esercito e si specializza come medico da campo, ma 2 anni dopo verrà dimesso a causa del suo grave alcolismo. Il padre, preoccupato per il suo stato di salute, decide di mandarlo a vivere dalla nonna, l'unico membro della famiglia a cui Dahmer ha mai mostrato dell'affetto. Spera in questo modo il padre che suo figlio possa rimettersi in quadro, trovare un lavoro, diventare più responsabile, proprio forte dell'affetto che nutre verso sua nonna. Qui dalla nonna sembra procedere tutto bene, sembra quasi che Dahmer abbia riacquistato un po' di quella serenità che era andata perduta nella sua infanzia. Comincia ad accompagnare la nonna in chiesa, la accompagna a fare la spesa, l'aiuta nelle faccende domestiche. Trova anche lavoro come flebotomo, non lo so, comunque pare che sia proprio un infermiere dedicato al prelievo del sangue presso un centro specializzato a Milwaukee. Ma purtroppo anche da questo lavoro Dahmer verrà licenziato dopo soli 10 mesi e qui ricadrà nuovamente nelle sue ossessioni per le carcasse degli animali morti, che poi toglierà nell'acido come sua abitudine. Nel 1985 Dahmer comincia a frequentare dei gay bar e dopo 2 anni incontra un ragazzo omosessuale di nome Steve Tuomi di 25 anni. Dopo aver preso una stanza d'albergo insieme ed aver bevuto un po', Dahmer ucciderà Tuomi. Lo chiuderà dentro una valigia acquistata apposta per l'occasione e lo trasporterà nella cantina della casa di sua nonna, dove dopo averlo tirato fuori da questa valigia avrà con lui un rapporto sessuale. Dopo questo rapporto sessuale si sbarazzerà del corpo di Steven Tuomi con la stessa procedura che aveva utilizzato per Steve X. Io in rete ho letto anche che in questa stanza d'albergo Dahmer si sveglierà al mattino e si ritroverà accanto il corpo di Tuomi completamente pieno di sangue, morto accanto a lui, e lui non si ricorderà praticamente nulla di quello che è successo. Probabilmente era stato sotto l'effetto di stupefacenti, comunque l'omicidio era premeditato, perché non dimentichiamoci che lui aveva acquistato una valigia proprio per metterci dentro il cadavere di questo ragazzo. 7 mesi dopo adesca un ragazzo di soli 14 anni, Jamie Dockstader. Lo attira con $50, chiedendogli in cambio di farsi fotografare nudo. Il ragazzo accetta.
Dahmer lo porterà nella cantina della nonna, dove qui verrà strangolato e poi buttati via i resti del suo corpo con la stessa metodica procedura che aveva utilizzato per i precedenti omicidi. Un'altra vittima di Dahmer, la successiva, sarà Richard Guerrero, di 22 anni, ed è il 24 marzo del 1988. Lo drogherà con dei sonniferi e poi lo ucciderà, disfandosi del suo corpo con la stessa sua metodica abitudine. Successivamente la nonna di Dahmer lo caccerà di casa per i continui rumori molesti e gli odori nauseabondi che arrivavano dalla sua cantina. E qui lui decide di trasferirsi in un appartamento a Milwaukee, vicino ad una fabbrica di cioccolato dove lui aveva trovato lavoro. In quel periodo Dahmer adescherà un ragazzino di soli 13 anni, Somsak Sintasomphon, spero di aver pronunciato bene il nome. Lo adescherà con del denaro e in cambio gli chiederà quel solito servizio fotografico che aveva richiesto anche alla vittima precedente. Ma questo ragazzino riesce a sfuggirgli. Andrà a denunciarlo per violenza sessuale e qui Dahmer verrà arrestato. Sconterà 10 mesi in un ospedale psichiatrico, anche se l'accusa ne aveva richiesto l'incarcerazione. Uscito dall'ospedale psichiatrico tornerà a casa della nonna e dopo pochissimo tempo ucciderà nuovamente. La vittima è Anthony Sears. Dopo averlo drogato e strangolato, abuserà del suo corpo. È il 14 maggio del 1990 e dopo aver ottenuto la libertà condizionata, Dahmer si trasferirà a nord di Milwaukee. Ma la cosa veramente macabra è che porterà con sé come dei veri e propri trofei, dei cimeli, non lo so cosa siano, ma porterà con sé la testa mummificata di Sears e i suoi genitali. Da giugno del 1990 a luglio del 1991 Dahmer ucciderà ancora. E nessuno si accorgerà mai di nulla, nemmeno i vicini che diverse volte avevano lamentato di rumori molesti e di odori nauseabondi che uscivano dal suo appartamento, e tantomeno la polizia, che una sera si presenteranno proprio a casa sua dopo una chiamata. Una sera dopo la tentata fuga di un'altra sua vittima, Comerak Sintasomphon, che era il fratello minore di una sua precedente vittima che aveva adescato anni prima, la polizia riesce ad entrare in casa di Dahmer, ma lui riesce a convincerli del fatto che il suo fidanzato è un po' fuori di testa a causa di un'intossicazione da alcol e droghe e che avevano litigato. La polizia gli crederà, vanno via e a quel punto Dahmer ucciderà questo ragazzo, lo strangolerà e abuserà di lui. Ma la cosa terribile è che, oltre a smembrargli il corpo come aveva fatto con le altre precedenti vittime, qui Dahmer mangerà una parte della sua vittima. E qui arriviamo ad una svolta. È il 22 luglio del 1991. Dahmer invita a casa sua Tracy Edwards e questo sarà il ragazzo che lo inchioderà. Dopo averlo drogato, lo ammanetta per un polso e lo porta nella camera da letto. Qui il ragazzo si troverà le pareti di questa stanza tappezzate di foto di cadaveri smembrati ed un odore nauseabondo che arrivava da un barile posto nella stanza. Tracy è rimasto sconvolto da queste immagini. Cosa fa? Aspetta il momento giusto per sferrare un pugno in pieno viso sul volto di Dahmer. Riesce quindi a fuggire, arrivare in strada e fermare una pattuglia, a cui racconterà
tutto quello che era successo, gli crederanno e la polizia questa volta si precipiterà subito a casa di Dahmer e quello che troveranno, amici, li lascerà letteralmente scioccati. Troveranno resti di cadaveri in frigo, alcuni dentro le pentole, alcuni sciolti nell'acido in un barile. Queste foto di cadaveri smembrati che tappezzavano l'intera camera da letto, una cosa veramente orribile. Ma amici, pensate cosa ho letto. L'obiettivo di Dahmer era quello di crearsi uno schiavo sessuale, o ho anche letto uno zombie non pensante. Cioè lui trapanava il cranio delle sue vittime ancora in vita e ad alcuni iniettava nel cranio dell'acido o dell'alcol, pensando in qualche modo di poterne annullare la personalità, ma di poterli mantenere in vita. Ma in realtà, una volta irrigato il cranio con acido, con alcol, quello che era, qualcuno, da quello che ho letto, moriva subito, altri morivano atrocemente dopo un poco di tempo. Dahmer viene arrestato e sottoposto a processo il 30 gennaio del 1992 a Milwaukee. Su di lui pendono 15 capi di imputazione. Pensate che al processo vengono prese delle misure straordinarie di sicurezza, ma non per gli altri, proprio per lui, perché si ha il timore che le famiglie delle vittime potessero fargli del male. Si dichiarerà colpevole e nonostante la difesa avesse chiesto l'infermità mentale, viene giudicato colpevole il 13 luglio del 1992. Su di lui ci sono 15 ergastoli per un totale di 957 anni. È stato fatto apposta in modo che nessun avvocato per la sua difesa potesse ricorrere in appello e in modo che Dahmer non potesse mai più ritornare in libertà. In carcere Dahmer si convertirà al cristianesimo, ma il 13 luglio del 1994 un detenuto tenterà di ucciderlo tagliandogli la gola con un rasoio che aveva tenuto nascosto. A questo punto gli verrà proposto l'isolamento, ma lui non accetterà perché si dichiara pronto a morire pur di fare finalmente giustizia a tutte le sue vittime. Dahmer fu sottoposto a diversi esami, TAC, elettroencefalogrammi, mappe cromosomiche, per cercare di capire se ci fossero in lui, nel suo cervello, delle anomalie, per dare una spiegazione a tutti questi macabri omicidi che lui aveva eseguito. Ma questi test risulteranno tutti nella norma. Farà anche un test sul quoziente intellettivo che risulterà molto alto. Alcuni psichiatri e psicologi che facevano parte della sua difesa cercheranno di dare una spiegazione a questi suoi comportamenti. Diranno che aveva agito su una sua deviazione sessuale e su un impulso di uccidere che non era comunque riuscito a controllare. Altri gli diagnosticarono un disturbo borderline della personalità, un disturbo psicotico portato dalla sua necrofilia e una dipendenza, una grave dipendenza da alcol. Gli esperti nominati dal tribunale daranno invece un'altra spiegazione. Diranno che questi omicidi sono stati il risultato di un'aggressività repressa dentro di lui che l'ha portato ad uccidere questa attrazione sessuale che aveva nei confronti delle sue vittime, come ad andare in qualche modo ad uccidere una parte di sé che lui odiava. Il verdetto finale ha ritenuto Jeffrey Dahmer sano di mente e senza alcun disturbo mentale nel momento in cui ha commesso tutti i suoi crimini, quindi colpevole.
Viene condannato a 15 ergastoli. Dopo 3 mesi verrà estradato in Ohio per l'uccisione della sua prima vittima, Stephen Hicks, e quindi condannato a 16 ergastoli. Non 17, perché purtroppo l'omicidio di Stephen Tuomi non gli verrà riconosciuto perché non verrà provato oltre ogni ragionevole dubbio. E qui, amici, arriviamo all'ultimo giorno di vita di Jeffrey Dahmer. È il 28 novembre del 1994 e un detenuto del suo stesso carcere, Christopher Scarver, lo colpirà alla testa con l'asta di un manubrio prelevata dalla palestra del carcere. Verrà trasportato in ospedale per un trauma cranico, ma morirà durante il tragitto. Amici, io ho anche letto che dopo la sua morte il cervello venne prelevato per degli studi scientifici, ma poi su richiesta di un giudice verrà cremato. Nel 1996 la città di Milwaukee compra per $500,000 tutta la collezione fotografica di Dahmer sui corpi delle sue vittime smembrati, ma non per poterli esporre in un museo. Li acquista per poterli distruggere definitivamente. Amici, qui arriviamo, e ve la voglio leggere, ad una lettera che Dahmer inviò al giudice che sostenne il processo. Scrisse: «Ora è finita. Qui non si è mai trattato di cercare di essere liberato. Non ho mai voluto la libertà. Sinceramente volevo la pena capitale per me stesso. Qui si è trattato di dire al mondo che ho fatto quello che ho fatto, ma non per ragioni di odio. Non ho odiato nessuno. Sapevo di essere malato o malvagio o entrambe le cose. Ora credo di essere stato malato. I dottori mi hanno parlato della mia malattia e ora mi sento in pace. So quanto male ho causato. Grazie a Dio non potrò più fare del male. Credo che solo il Signore Gesù Cristo possa salvarmi dai miei peccati. Non chiedo attenuanti». Amici, siamo arrivati alla fine di questo caso, di questo macabro caso, direi. Non è stato facile perché anche io ho avuto delle difficoltà quando ho fatto le ricerche, neanche guardando la serie, che tra l'altro, se siete appassionati di questo genere, vi consiglio di guardare perché è ben fatta, è ben descritta. Cosa ne pensate voi? Siete d'accordo sul fatto che era malato e che quindi era incapace di intendere e volere, che qualcosa aveva scatenato già magari dall'infanzia, dal rapporto che aveva con i genitori, dalla depressione della mamma, il fatto che il papà non ci fosse mai, che qualcosa avesse scatenato davvero in lui questo suo essere? Io non lo so, non sono un medico e non posso giudicare sul lato mentale, ovviamente. Posso dare una mia opinione. Io posso dire che mi trovo d'accordo con quello che hanno detto gli esperti del tribunale, che in qualche modo lui avesse un'aggressività così repressa da portare a distruggere questa attrazione sessuale, questa omosessualità che lui magari non riusciva ad accettare, questa attrazione che aveva verso queste vittime. E se ci pensiamo, lui aveva questi rapporti sessuali solo con i cadaveri, forse per la vergogna di essere omosessuale. Io non lo so, probabilmente questo disturbo della personalità, questa psicoticità, questo abuso di alcol, la necrofilia e tutto quanto ha veramente creato una tempesta perfetta e ha creato il serial killer, uno dei serial killer più famosi del mondo. Amici, siamo arrivati alla fine, vi mando un bacio grande, spero che questo video vi sia piaciuto e mi raccomando, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate
Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un like se il video vi è piaciuto e attivate la campanellina per non perdere tutti i miei prossimi video. Ciao amici!